Quando nei primissimi anni 30 del Novecento la Regia Aeronautica si affacciò al mondo dell'aviazione militare moderna, lo fece con un patrimonio industriale rispettabile, sì, ma con una motoristica ancora incerta e con dottrine di impiego in rapida evoluzione. L'Italia di allora era l'Italia di Italo Balbo, era l'Italia del fascismo, ma era anche l'Italia che aveva conquistato record e prestigio internazionale con le crociere collettive dei Savoia Marchetti S-55. Ma la transizione dal biplano da caccia al monoplano moderno, quella che in pochi anni avrebbe cambiato per sempre il volo militare, rappresentava una sfida tecnologica di livello completamente diverso. Era una sfida che la nostra industria poteva vincere soltanto a prezzo di scelte coraggiose, di compromessi e talvolta di rinunce dolorose. E fu proprio in questo scenario che l'azienda Macchi di Varese si presentava come uno dei cantieri più qualificati per tentare il salto. Ma sarà stata realmente in grado di inventare e produrre un aereo competitivo con le altre potenze straniere? Per scoprirlo vi basta soltanto allacciare le cinture, chiudere il vostro abitacolo, accendere i vostri motori e decollare insieme a me in questo video sul Macchi MC200 Saetta. Il quadro strategico e operativo della Regia Aeronautica nella prima metà degli anni 30 era dominato dalla transizione. Certo, una transizione abbastanza timida inizialmente, ma che si faceva via via sempre più decisa. I caccia allora in linea, ovvero il Fiat CR20, il Fiat CR30 e dal 1934 il più moderno Fiat CR32, erano macchine sì eccellenti per la loro epoca, agili, robuste, armate di due mitragliatrici sincronizzate, capaci di eccellenti prestazioni acrobatiche, ma erano macchine che presto sarebbero diventate quantomeno obsolete. Il CR32 in particolare si era coperto di gloria nella guerra civile spagnola, dove si era dimostrato superiore ai caccia repubblicani e quantomeno pari ai primi Messerschmitt Bf-109 tedeschi. Tuttavia, già nel 1935, la Direzione Generale Costruzioni e Approvvigionamenti, abbreviata in DGCA, del Ministero dell'Aeronautica, era consapevole che l'epoca del biplano stava per chiudersi. In Inghilterra, l'Hawker Hurricane aveva volato nel novembre 1935 e il Supermarine Spitfire stava per essere sviluppato. In Germania, per l'appunto, il Bf-109 aveva volato nel settembre del 35 e stava entrando in produzione, e negli Stati Uniti il Seversky P-35 e il Curtiss P-36 erano già in avanzata fase di sviluppo. L'Italia, dunque, doveva rispondere. Nell'autunno del 1936 il Ministero dell'Aeronautica emise una specifica per un caccia intercettore monoposto di moderna concezione, in grado di raggiungere almeno i 500 km/h a quota, con un'autonomia operativa di circa 2 ore, armamento di 2 mitragliatrici calibro 12,7 e ottima maneggevolezza acrobatica. La specifica, nota internamente come caccia R, dove la R stava per rapporto, cioè a rapporto wing loading, ovvero di elevato carico alare, fu inviata alle principali industrie aeronautiche italiane, che a quei tempi erano Fiat, Macchi, Caproni, la IMAM, ovvero Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali, la Reggiane e la Breda. La richiesta non era particolarmente ambiziosa se paragonata a quanto stavano facendo gli inglesi con lo Spitfire, ad esempio, ma rappresentava comunque un salto di qualità rispetto al CR32 e lasciava aperte diverse strade progettuali, motori in linea o a stella, ali in legno o in metallo, carrello fisso o retrattile. Insomma, ce n'era per tutti i gusti. L'azienda Macchi, che fino ad allora si era dedicata soprattutto agli idrovolanti da corsa e da trasporto, affidò il nuovo progetto al suo capo progettista, ovvero il famoso ingegner Mario Castoldi. Castoldi era un tecnico di razza, possiamo dire così. Formatosi alla scuola di Gianni Caproni e poi passato alla Macchi nel 1922, aveva disegnato una serie di idrovolanti da corsa che avevano conquistato 3 coppe Schneider consecutive. Per farvi capire l'importanza di quella scuola, sappiate che da lì erano passati progettisti del calibro di Roberto Longhi, che poi avrebbe firmato il Reggiane Re 2000, e lo stesso Castoldi era considerato, a ragione, uno dei migliori tecnici italiani nel campo dell'aerodinamica. Egli dunque affrontò questo nuovo incarico con una mentalità abbastanza concentrata proprio su questa aerodinamica. Il caccia infatti doveva essere prima di tutto pulito. Le esperienze maturate con gli idrovolanti, dove ogni minimo dettaglio era ottimizzato per ridurre la resistenza, furono traslate con gli opportuni adattamenti sul caccia terrestre. La scelta accadde su una configurazione ovviamente
interamente monoplana ad ala bassa sbalzata, con carrello retrattile, abitacolo chiuso e fusoliera integralmente metallica. L'ala in particolare fu oggetto di cure maniacali. Il punto più controverso del progetto fu però la scelta del motore. La Regia Aeronautica, in linea con le direttive dell'epoca, preferiva i motori a stella, più robusti, più semplici da mantenere, meno vulnerabili ai danni bellici e, aspetto non secondario per un'Italia sottoposta a embargo per le sanzioni del 1935-1936, più facilmente sostituibili con materiale nazionale. La scelta dunque cadde sul Fiat A74 RC38, un 14 cilindri a stella doppia sovralimentato derivato dallo Gnome-Ron K14 francese prodotto su licenza, che sviluppava 840 cavalli di potenza a 2520 giri al minuto e che garantiva 870 cavalli a livello del mare. Era un motore robusto e affidabile, ma di potenza limitata e di concezione ormai superata. A fronte di un peso a vuoto del velivolo pari a circa 1778 kg, la potenza disponibile era infatti nettamente inferiore a quella del Rolls-Royce Merlin britannico, che sprigionava 1030 cavalli, o, senza allontanarci troppo, del Daimler-Benz DB601A tedesco che ne sviluppava 1175. La scelta del motore radiale, imposta da considerazioni industriali e strategiche più che progettuali, segnò quindi in modo decisivo il destino del Saetta. Da un lato garantì sicuramente robustezza e affidabilità in ogni teatro operativo, dall'Africa alla Russia, dall'altro però impose un profilo frontale ampio, con una maggiore resistenza aerodinamica e limitò le prestazioni velocistiche, soprattutto alle quote medio-alte. Castoldi, consapevole del compromesso, cercò di compensare con un'ala in ottima efficienza e con una fusoliera di grande pulizia formale. Il risultato fu dunque un aereo piacevolissimo da pilotare, sicuramente, maneggevolissimo, va bene, robusto, senz'altro, ma che in termini di velocità massima sarebbe stato presto superato dagli avversari. Il primo prototipo, denominato MC200, fu costruito negli stabilimenti Macchi di Varese nella seconda metà del 1937. La costruzione fu tutto sommato abbastanza rapida. Il progetto infatti era stato completato in pochi mesi e la macchina fu pronta per le prove di rullaggio già a novembre. E arriviamo dunque al 24 dicembre dello stesso anno, data in cui, sulla pista dell'aeroporto di Varese Caldarara, il pilota collaudatore Giuseppe Burei, uno dei più esperti piloti della Macchi e già collaudatore degli idrocorsa, decollò per il primo volo del Saetta. Il volo durò circa mezz'ora e si svolse senza particolari problemi. Burei riferì di un aereo gradevole, reattivo ai comandi, con una visibilità migliore del previsto nonostante l'abitacolo chiuso e con prestazioni tutto sommato in linea con le specifiche richieste. La velocità massima rilevata nelle prove successive fu di circa infatti 500 km/h a 4500 metri, proprio in linea con le specifiche del bando. Le prove di valutazione comparativa invece si svolsero nella primavera del 38 presso il reparto sperimentale di Guidonia, ovvero il centro di prove della Regia Aeronautica. In questa occasione quindi il Saetta fu confrontato con gli altri concorrenti, ovvero il Fiat G50 progettato da Giuseppe Gabrielli, il Reggiane R2000 di Roberto Longhi, l'Imam RO 51 e il Caproni Vizzola F5. Il giudizio della commissione fu favorevole al Saetta, giudicato il miglior compromesso tra prestazioni, maneggevolezza, robustezza e facilità di manutenzione. Il Saetta fu dichiarato dunque vincitore e nel giugno del 38 la Macchi ricevette un primo ordine per 99 esemplari di serie. La sua produzione fu quindi avviata parallelamente presso gli stabilimenti Macchi di Varese e in subappalto presso la Breda di Sesto San Giovanni, con l'obiettivo di accelerare le consegne. Il primo esemplare di serie volò nell'ottobre del 38 e nel 1939 la produzione entrò a regime. La Regia Aeronautica pianificò di sostituire progressivamente il Fiat CR32 ancora in linea con i nuovi Saetta, assegnandoli ai principali stormi caccia terrestre. L'entrata in servizio ufficiale avvenne nell'ottobre del 1939, quando il sesto gruppo autonomo caccia terrestre, basato sull'aeroporto di Ciampino Nord, ricevette i primi esemplari operativi, e nell'arco dei mesi futuri seguirono poi il primo Stormo e altri reparti. Le prime valutazioni operative confermarono le buone qualità del velivolo, ma misero anche in luce alcuni difetti che le produzioni di serie avrebbero dovuto correggere. Il problema più evidente era per esempio l'instabilità direzionale in volo rovesciato e in picchiata veloce. La deriva originale di dimensioni contenute infatti si rivelava insufficiente a garantire un comportamento stabile in certe fasi di volo, e diversi piloti segnalarono il fenomeno della imbardata inversa, così chiamata. La Macchi provvide rapidamente a una modifica sostanziale. A partire infatti al 200° esemplare circa fu introdotta una nuova deriva di superficie maggiore che risolse definitivamente il problema. Un secondo difetto, più subdolo questa volta, era legato invece all'abitacolo chiuso.
Il tettuccio di forma carenata garantiva infatti una buona aerodinamica ma limitava la visibilità posteriore del pilota, aspetto tutt'altro che secondario in un caccia. Molti piloti in sede operativa presero l'abitudine infatti di volare con il tettuccio aperto o addirittura rimosso, rinunciando a qualche chilometro orario di velocità in cambio di una visibilità completa. La Macchi dal canto suo adottò dal 1941 un tettuccio più ampio definito a vaso o a garitta, che migliorò sensibilmente la visibilità senza penalizzare eccessivamente le prestazioni. Un altro aspetto che segnò la carriera operativa del Saetta fu la quasi totale assenza di radio. Soltanto negli ultimi lotti di produzione furono installati dei ricevitori trasmittente, ma la maggior parte degli esemplari operò per tutta la guerra senza alcun sistema di comunicazione bordo-bordo o bordo-terra. Questo ovviamente costringeva i poveri piloti a comunicare tra loro con cenni delle mani o con gestualità convenzionali e rendeva estremamente difficili sia il coordinamento tattico che il coordinamento da terra delle formazioni. Fu una limitazione veramente grave, ragazzi, che si sommò alle altre carenze del velivolo, che ne penalizzò ulteriormente l'impiego operativo, soprattutto nei confronti dei caccia britannici e americani, tutti dotati di radio RTF efficienti. E dunque arriviamo alla fine della storia progettuale. Siamo infatti alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia, ovvero il 10 giugno 1940. La Regia Aeronautica disponeva di circa 156 MC200 in linea, distribuiti tra il primo stormo, il 53esimo stormo e alcuni altri reparti in via di conversione. Il Saetta dunque rappresentava, insieme al Fiat G50, il nucleo della caccia italiana, chiamiamola moderna. Il Fiat CR32 e il CR42 biplani erano invece ancora largamente maggioritari, ma il passaggio al monoplano si era già fortunatamente avviato. Il tempo però stringeva. In 3 anni di guerra la velocità evolutiva dei caccia avrebbe reso il Saetta rapidamente obsoleto e soltanto lo sviluppo del derivato MC202 Folgore, con motore Daimler-Benz DB601 costruito su licenza dall'Alfa Romeo, avrebbe permesso all'Italia di mantenere un caccia competitivo. Ma questa è un'altra storia che va raccontata altrove. Per ora il Saetta era il primo e doveva bastare. Aprendo il capitolo delle caratteristiche tecniche dell'aereo, possiamo dire, riassumendo, che il Macchi MC200 Saetta era un caccia intercettore monoposto, monomotore, monoplano dalla bassa, di costruzione interamente metallica. Le sue caratteristiche riflettevano la scuola progettuale di Mario Castoldi: grande cura aerodinamica, struttura robusta, scelta di soluzioni tecniche spesso conservatrici ma sempre equilibrate. L'architettura generale del Saetta era quella ormai classica del caccia moderno della seconda metà degli anni 30, con fusoliera monoscocca in lega leggera, ala bassa sbalzata, cioè senza montanti di sostegno, impennaggi classici con deriva e piani fissi e un carrello triciclo posteriore retrattile. La fusoliera, di sezione ovale, era costituita da una struttura a guscio in duralluminio, con i vari longheroni rivettati a una pelle lavorata chimicamente in alcuni punti per ridurre gli spessori. L'abitacolo era posizionato a circa metà fusoliera ed era inizialmente chiuso da un tettuccio carenato scorrevole all'indietro, anche se nelle serie più tarde fu sostituito da un tettuccio a vaso o a garitta, come abbiamo già detto, più ampio e con migliore visibilità. L'ala invece, di grande pulizia aerodinamica, era a pianta ellittica e integrava i longheroni principali con la struttura della fusoliera senza soluzione di continuità. Nelle semiali erano inoltre ricavati i vani del carrello retrattile, che si ritraeva verso l'interno con movimento delle gambe principali verso la fusoliera. Al centro della fusoliera invece ritroviamo il motore, ovvero il Fiat A74 RC38, un 14 cilindri a stella doppia, ovvero 2 stelle da 7 cilindri ciascuna sfalzate di 36 gradi, raffreddato ad aria. La sigla RC38 invece indicava radiale compresso, con il compressore quindi tarato per garantire la potenza nominale a 3800 metri di quota. La potenza nominale, come già detto, era di 840 cavalli a 2520 giri al minuto a livello del mare e di 870 cavalli a 3800 metri. Il peso a secco del motore era di circa 640 kg e il diametro della corona dei cilindri era di 1290 mm, valore che, unito all'assenza di una carenatura
troppo spessa dava al Saetta un profilo frontale piuttosto ampio, segno distintivo della motoristica radiale italiana. Sopra il motore invece ritrovavamo le famose due mitragliatrici da 12.7 mm, entrambe sparanti attraverso il disco dell'elica grazie a un congegno di sincronizzazione. Stiamo parlando in questo caso delle famose mitragliatrici Breda Safat. Ogni mitragliatrice disponeva di 370 colpi per un totale di 740 colpi in caricatori a nastro. La cadenza di tiro era di circa 700 colpi al minuto per arma e la velocità iniziale del proiettile era di circa 775 metri al secondo. I proiettili in sé per sé non pesavano tantissimo, circa 50 grammi, e l'arma era efficace tutto sommato contro i caccia avversari a distanze fino ai 300-400 metri. Ma questo particolare armamento fu oggetto per tutta la durata della guerra di valutazioni critiche da parte dei piloti. Due sole mitragliatrici, per quanto fossero mitragliatrici a 12,7, erano considerate insufficienti, soprattutto quando il Saetta si trovava ad affrontare formazioni di bombardieri quadrimotori americani B-17 Flying Fortress e B-24 Liberator, i quali erano protetti, per chi non lo sapesse, da una vera e propria fortezza volante di mitragliatrici da 12.7 mm in torrette brandeggiabili. Molti piloti italiani riferirono infatti nei rapporti di missione di aver attaccato ripetutamente i bombardieri americani senza riuscire ad abbatterli, semplicemente perché la cadenza di tiro del Saetta non era sufficiente a infliggere danni determinanti alla robusta struttura dei quadrimotori. Ma non preoccupatevi, perché la Regia Aeronautica studiò, senza però ovviamente riuscire a metterlo in produzione prima dell'armistizio, l'installazione di ulteriori due mitragliatrici aggiuntive da, pensate un po', 7.7 mm nelle semiali. E anche l'adozione di un cannoncino da 20 mm Mauser MG 151-20 installato in posizione cosiddetta in tedesco Schnellbusse, ovvero con il cannoncino posizionato al posto dell'albero del motore. Una soluzione che i tedeschi avevano già adottato sul Bf-109 F4. Nella variante MC200CB, ovvero cacciabombardiere, il Saetta poteva invece trasportare fino a 320 kg di bombe, ovvero una da 100 kg sotto ogni semiala e una da 100 o 120 kg sotto la fusoliera, oppure 4 bombe da 50 o 100 kg in configurazione diversa, oppure un serbatoio supplementare di carburante da 150 o 300 litri. Nella variante MC200AS, ovvero Africa settentrionale, invece erano installati i filtri per la sabbia sul motore, una copertura di protezione per l'abitacolo e altre modifiche minori atte a migliorare l'operatività in ambiente desertico. Queste varianti, prodotte in circa 250 esemplari complessivi, ampliarono la versatilità del Saetta, che fu impiegato anche in missioni di attacco al suolo, di appoggio tattico alle truppe e di scorta ravvicinata ai convogli navali. Fu anche sviluppata una versione sperimentale, ovvero l'MC201, con fusoliera ridisegnata e abitacolo rialzato, anche se ovviamente non entrò mai in produzione. E nel complesso, inclusi quindi i prototipi e le conversioni, furono costruiti circa 1171 esemplari di MC200, sino alla fine della produzione avvenuta nel 1942, ovvero quando la linea di montaggio fu convertita sul più moderno MC202 Folgore. L'esperienza maturata con il Saetta fu dunque fondamentale per lo sviluppo del suo successore, che manteneva sì la stessa cellula, ma adottava, come già detto, il motore in linea Daimler-Benz DB601A prodotto su licenza dall'Alfa Romeo, in grado di sviluppare a sto giro ben 1175 cavalli. Ora, so già che arrivati a questo punto del video molti di voi già avranno capito l'andazzo, ma è arrivato il momento di capire nello specifico come si è comportato questo aereo nel corso di tutto il secondo conflitto mondiale, aprendo dunque il terzo ed ultimo capitolo inerente al suo impiego operativo. L'impiego operativo del Saetta coprì l'intero arco della guerra italiana, ovvero dal giugno 1940 fino al settembre 1943, e si estese, sia pure marginalmente, fino alla primavera del 1945. Il Saetta dunque operò su tutti i fronti, dal cielo del Belgio nella fallita partecipazione italiana alla battaglia d'Inghilterra, al Mediterraneo centrale contro Malta, all'Africa settentrionale italiana in difesa delle colonie, al fronte russo dove i Saetta del 22esimo gruppo sostennero l'offensiva estiva e la ritirata invernale dell'Armir,
fino alla difesa del territorio nazionale contro i bombardieri americani del 1942-1943. In ogni teatro il Saetta dimostrò qualità ma anche limiti, e in questo contesto i piloti italiani trassero sia il meglio che il peggio che la macchina poteva dare. Ma partiamo con ordine. Il battesimo del fuoco del Saetta avvenne paradossalmente non sui cieli italiani o mediterranei, ma su quelli del Belgio e dell'Inghilterra meridionale. Nell'autunno 1940, infatti, Mussolini, desideroso di partecipare attivamente alla battaglia di Inghilterra che stava infuriando sui cieli britannici, dispose l'invio di un corpo aereo italiano in Belgio alle dipendenze della Luftflotte 2 di Albert Kesselring. Il suddetto corpo aereo era costituito da 2 stormi da bombardamento con Savoia Marchetti SM-79, SM-81 e Fiat BR-20 Cicogna, e da 2 gruppi caccia, ovvero il 20° gruppo con il Fiat CR-42 e il 18° gruppo, dotato degli allora nuovi Saetta. Quest'ultimo gruppo, comandato dal maggiore Ferruccio Vosilla, era basato sull'aeroporto di Ursel, nelle Fiandre belghe, con 18 Saetta operativi. E il suo impiego operativo fu, dal punto di vista dei risultati militari, abbastanza deludente. L'aereo italiano, con la sua autonomia di circa 570 km, non poteva accompagnare i bombardieri italiani fino agli obiettivi inglesi, situati oltre il Kent e l'Essex. Le missioni di scorta ravvicinata quindi si limitavano a una breve tratta sopra il canale della Manica, e i bombardieri italiani proseguivano poi da soli, esposti agli attacchi degli Spitfire e degli Hurricane britannici. Tra l'ottobre e il dicembre 1940, questo 18° gruppo effettuò 488 voli di guerra, prevalentemente missioni di scorta e di pattugliamento, ma non riuscì mai a ingaggiare i caccia della RAF, i quali evitavano il combattimento al di fuori del loro territorio. Ma la cosa più ironica è che le uniche perdite furono dovute al clima. Ben 12 Saetta furono infatti distrutti o danneggiati in atterraggi d'emergenza causati dalla nebbia, dal gelo e dalla formazione di ghiaccio che si formava sulle ali. Per i piloti italiani, infatti, abituati ai cieli mediterranei, l'inverno fiammingo fu un nemico peggiore della RAF. Fra i molti aneddoti negativi di quel periodo, uno merita di essere ricordato. Il 23 novembre 1940, durante una missione di pattugliamento sul canale, una formazione di Saetta, sempre del 18° gruppo, fu sorpresa da una violenta bufera di neve. 3 piloti, disorientati e senza visibilità, furono costretti a lanciarsi con il paracadute sopra il mare, e uno di loro, ovvero il tenente Vittorio Deotto, non fu mai ritrovato. Gli altri 2 furono recuperati da una nave tedesca, ma l'episodio segnò profondamente il morale del gruppo. Sul piano positivo, invece, l'esperienza belga fu comunque istruttiva. I piloti di questo gruppo maturarono infatti una professionalità operativa che si sarebbe rivelata preziosa nei mesi successivi, quando questo stesso gruppo fu richiamato in Italia e inviato in Sicilia per le operazioni su Malta. La battaglia d'Inghilterra, dunque, per questo aereo, fu soprattutto una scuola pagata a caro prezzo, ma che fornì alla Regia Aeronautica un primo, silenzioso bagaglio di esperienza operativa moderna. Conseguentemente adesso spostiamoci più a sud, ovvero proprio nel Mediterraneo, perché questo fu probabilmente il teatro operativo dove il Saetta diede il suo contributo più significativo, in particolare nei cieli di Malta e nei cieli dell'Africa settentrionale italiana. Per ben 2 anni di guerra, infatti, dal 40 al 42, il Saetta fu il caccia italiano più impiegato forse in missioni di scorta ai bombardieri di pattugliamento sopra l'isola maltese, allora base strategica britannica nel cuore del Mediterraneo. Il primo stormo, con il 6°, il 17° e il 23° gruppo, e il 54° stormo, con il 7° e il 16° gruppo, insieme ad altri reparti autonomi, operarono negli aeroporti siciliani di Catania Fontana Rossa, Comiso, Gela, Sciacca e Pantelleria, in una logorante campagna aerea. I primi mesi di operazioni su Malta nel 40 videro i Saetta confrontarsi con i Gladiator britannici, ovvero biplani ancora in dotazione alla difesa di Malta, e il duello era in linea teorica equilibrato. Il Gladiator era più lento ma più maneggevole in virata, mentre il Saetta era più veloce e aveva il vantaggio del carrello retrattile. Nella pratica i piloti italiani, spesso con maggiore esperienza dei piloti britannici, molti dei quali erano neofiti appena usciti dalla scuola, ottennero diverse vittorie. Un episodio poi divenuto celebre riguarda ad esempio il tenente Ferruccio Serafini, appartenente al 6° gruppo. Il 31 luglio del 40, per la precisione, su Malta ingaggiò un Gladiator e lo abbatté dopo un lungo duello acrobatico, segnando quella che è considerata la prima vittoria confermata di un MC-200 su un caccia britannico. Serafini fu decorato con la medaglia d'argento al valor militare e divenne uno dei piloti più popolari della Regia Aeronautica. Il 1941 vide invece l'arrivo a Malta degli Hurricane MK2, più veloci e meglio armati dei Gladiator, e poi
poi dei temutissimi Spitfire MK5 che resero il compito dei piloti italiani sempre più difficile. Purtroppo, prima o poi, per citare un termine da videogiocatori, il tutorial finisce. Il Saetta con i suoi 500 km/h di velocità massima era in netta inferiorità rispetto agli Spitfire, che ne potevano raggiungere oltre 600. I piloti italiani compensavano con la maggiore maneggevolezza e con la tattica. I Saetta infatti cercavano il combattimento ravvicinato, dove la loro agilità poteva compensare la minore velocità, ed evitavano le fasi di inseguimento, dove sarebbero stati facilmente distanziati. Una tattica tipica era ad esempio quella di aspettare i britannici in quota, piombare loro addosso in picchiata, sparare una raffica e poi disimpegnarsi sfruttando la maggiore velocità in picchiata. Questa tattica fu il pane quotidiano dei piloti di Saetta per ben 2 anni di guerra. Fra gli aneddoti positivi di questo periodo si ricorda invece la carriera del tenente colonnello Carlo Egal, comandante del 22esimo gruppo prima del trasferimento in Russia. Egal, prima di partire per il fronte orientale, aveva infatti operato a lungo in Sicilia e aveva ottenuto 5 vittorie confermate sul Saetta, tutte contro Hurricane e Spitfire. Stiamo parlando di un pilota di straordinaria abilità ed era conosciuto tra i colleghi come l'asso silenzioso per il suo carattere schivo. Un episodio negativo invece riguarda l'11 maggio 1941, quando 7 Saetta del sesto gruppo furono sorpresi da una formazione di Spitfire sopra il canale di Sicilia. In quella occasione 3 Saetta furono abbattuti, 2 piloti furono recuperati in mare dai soccorsi italiani, mentre uno fu fatto prigioniero. E l'episodio evidenziò ovviamente la vulnerabilità di questo aereo di fronte a un avversario più veloce e che disponeva del vantaggio della quota e della sorpresa. L'Africa settentrionale italiana, più precisamente la Libia, fu invece un altro teatro fondamentale per questo aereo. Dal giugno del 40 al gennaio del 43, il Saetta operò sugli aeroporti libici di Castelbenito, a Tripoli, El Adema, Bengasi Berka, Derna, Martuba e Ain el Ghazala in missioni di scorta ai bombardieri, di attacco al suolo, di appoggio tattico alle truppe di terra e in operazioni di difesa dei convogli navali italiani diretti in Libia. I vari reparti operarono complessivamente con oltre 400 Saetta in Nord Africa e le perdite furono abbastanza pesanti, circa 180 esemplari distrutti in combattimento o per incidenti, oltre a quelli distrutti a terra dai bombardieri britannici. Anche se il problema più grave per questa macchina in Africa fu proprio la vulnerabilità del motore alla sabbia. Il motore Fiat RC38, pur essendo un motore robusto e affidabile, era particolarmente sensibile alla polvere del deserto. La sabbia, infatti, aspirata dal compressore, usurava rapidamente le camicie dei cilindri e le sedie delle valvole, riducendo drasticamente la vita utile del motore. Per ovviare al problema, come già accennato, fu sviluppata la versione MC200 AS, acronimo che stava ad indicare Africa Settentrionale, dotata per l'appunto di filtri antisabbia più efficienti sul carburatore e sull'aspirazione del compressore. Suddetti filtri, tuttavia, riducevano la potenza del motore di circa 30 cavalli, con conseguente calo delle prestazioni, che voglio dire, già non erano eccezionali a inizio guerra. Come se non bastasse, inoltre, molti piloti lamentavano che i filtri si intasavano rapidamente nelle tempeste di sabbia, costringendoli a volare con potenza ridotta o addirittura ad atterraggi di emergenza. Un aneddoto significativo riguarda il sergente maggiore Luigi Cinotti, pilota del secondo gruppo autonomo, che nel novembre 1941, durante l'operazione Crusader, fu colpito in pieno da un Hurricane. Con il motore danneggiato e in fiamme, Cinotti riuscì comunque a mantenere il controllo dell'aereo, scese in picchiata e atterrò in emergenza su una pista semi-preparata dietro le linee italo-tedesche. Sceso dall'aereo, scoprì che il serbatoio era stato bucato da una pallottola che si era fermata nel giubbotto di salvataggio, dietro la schiena. L'aereo fu riparato poi in poche ore e Cinotti riprese a volare appena il giorno successivo. Questo episodio illustra bene la robustezza del Saetta di cui vi parlavo, capace di sopportare danni anche ingenti e di riportare a casa il pilota anche in condizioni estreme. Un altro aneddoto invece, questa volta negativo, riguarda l'episodio del 27 novembre 1941, quando 4 Saetta del secondo gruppo furono sorpresi a bassa quota da una formazione di Curtiss P-40 Tomahawk. In quell'occasione ben 3 Saetta furono abbattuti in pochi minuti, senza che i piloti italiani avessero il tempo di reagire. E questo episodio, così come anche quello avvenuto nel canale di Sicilia, mise in luce anche qua la vulnerabilità del Saetta quando veniva colto di sorpresa a bassa quota da caccia più veloci. Spostandoci più a oriente, più precisamente nel fronte russo, diciamo che esso rappresentò per la macchina italiana una prova estrema e per molti versi esaltante, mettiamola così. Nell'agosto del 41 l'Italia inviò infatti in Unione Sovietica un corpo di spedizione aeronautico, il cosiddetto CSAR, o XAR se volete.
costituito dal 22esimo gruppo caccia equipaggiato con ben 51 MC-200 sotto il comando del tenente colonnello Carlo Egal, già citato in precedenza. Il gruppo fu basato inizialmente a Voroshivolgrad in Ucraina orientale e operò in supporto delle offensive tedesche verso il Donbass e il Caucaso. Le operazioni sul fronte russo videro il Saetta confrontarsi con i caccia sovietici MiG-3, Lag-3, Yak-1 e in misura minore anche con i IL-2 Sturmovik, i temibili velivoli d'attacco al suolo corazzati. I piloti italiani, nonostante le condizioni operative estreme, si parla infatti di temperature invernali fino a meno 40 gradi, con piste ghiacciate, manutenzione difficilissima e rifornimenti irregolari, ottennero inaspettatamente risultati eccellenti. In quasi 2 anni di operazioni, il 22esimo gruppo effettuò 9.654 voli di guerra, sostenne 263 combattimenti aerei e abbatté 88 velivoli sovietici confermati, più 36 magari probabili, al prezzo di 15 piloti caduti e 20 Saetta distrutti. Il rapporto perdite-vittorie fu quindi nettamente a favore degli italiani e dimostrò che l'aereo della Macchi, quando impiegato da mani esperte e in condizioni di tattica favorevole, era ancora un avversario temibile. Un episodio significativo in questo teatro riguarda proprio il già citato maggiore Carlo Egal. Il 27 agosto del 41, nei pressi di Nikopol, Egal ingaggiò infatti un MiG-3 che stava attaccando una colonna motorizzata italiana. Il duello fu breve ma intenso. Egal, sfruttando la maggior maneggevolezza del Saetta in virata, riuscì a portarsi in posizione di tiro e abbatté il caccia sovietico con una raffica delle 2 Breda Safat. Era la prima vittoria italiana sul fronte russo e fu salutata con grande entusiasmo. Il pilota in questione proseguì la sua carriera operativa fino al 43, totalizzando complessivamente 12 vittorie confermate. Tra gli aneddoti negativi, invece, si ricorda la ritirata invernale nel dicembre del 42, quando il 22esimo gruppo fu costretto ad abbandonare, sotto la pressione dell'offensiva sovietica, le basi di Kanterovka e di Voroshivolgrad. Numerosi Saetta, che non potevano decollare per il gelo o per la mancanza di carburante, furono distrutti al suolo dai loro stessi meccanici per evitare che cadessero in mano nemica. Fu un momento durissimo. I piloti e i meccanici del 22esimo gruppo dovettero ripiegare in condizioni drammatiche, perdendo quasi tutto il materiale e subendo diversi caduti per congelamento. D'altronde, come sappiamo, l'esperienza dell'Armir in Russia fu tutt'altro che piacevole. Dal dicembre di quell'anno, con lo sbarco americano in Nord Africa, con l'operazione Torch e con l'avvio della campagna di bombardamento strategico sull'Italia, il Saetta fu impiegato sempre più frequentemente nella difesa del territorio nazionale contro le formazioni di bombardieri americani B-17, B-24 e i britannici Wellington, Lancaster e Halifax. Era arrivato dunque il momento di difendere la patria e i reparti impiegati in questo ruolo furono il terzo Stormo, il 53esimo Stormo, il 51esimo Stormo, oltre al 21esimo gruppo autonomo. Essi opereranno dagli aeroporti di Ciampino, Guidonia, Furbara, Capodichino, Capua, Amendola e altri in una logorante e spesso frustrante campagna di difesa aerea. Il problema fondamentale era rappresentato dalla differenza di quote di velocità tra i Saetta e i bombardieri americani. I B-17 e i B-24 operavano a quote di 7.000-8.000 metri, dove il Saetta faticava ad arrivare e dove le prestazioni del motore radiale Fiat A74, sovralimentato a singola velocità, calavano drasticamente. La velocità massima del Saetta a 7.000 metri era di circa infatti 470 km/h contro i 460-480 dei B-17. Il margine di vantaggio era quindi molto risicato e non permetteva attacchi ripetuti. Per di più, i bombardieri americani volavano in formazione combat box cosiddetto, con le mitragliatrici da 12,7 di bordo che creavano un vero e proprio ombrello di fuoco attorno alla formazione. Attaccare un B-17 significava quindi esporre la macchina italiana a decine di mitragliatrici e le perdite tra i piloti italiani furono pesanti. Il 19 febbraio 1943, ad esempio, una formazione di 23 B-24 Liberator attaccò il porto di Napoli. I Saetta del 21esimo gruppo autonomo, decollati da Capua, intercettarono la formazione all'uscita del bombardamento sopra il Tirreno. In questi pochi attimi il tenente Paolo Ruberti, a bordo di uno dei Saetta, riuscì a portarsi in posizione di tiro su un B-24 e lo colpì ripetutamente. Il bombardiere, in fiamme, si staccò dalla formazione e fu visto cadere in mare. Era una vittoria, ma il costo fu alto. 2 Saetta furono abbattuti dalle mitragliere difensive dei Liberator e un pilota fu addirittura ucciso. Questo tipo di scambio, una vittoria al prezzo di 1 o 2 caccia, era insostenibile nel lungo periodo e la Regia Aeronautica, consapevole del problema, accelerò la conversione dei reparti sui più moderni MC-202 Folgore ed MC-205 Veltro, anche se per questi 2 velivoli varrà la classica frase che si usa spesso: troppo pochi e troppo tardi. Un altro aneddoto misto tra
positivo e negativo riguarda il tenente Ugo Drago del 22esimo gruppo, futuro asso dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Il 4 aprile 1943, durante una missione di intercettazione su una formazione di B-17 sopra Roma, Drago colpì un Flying Fortress che si staccò dalla formazione e fu visto scendere verso il mare in fiamme. Era la sua sesta vittoria personale, ma nello stesso combattimento il suo saetta fu colpito alla coda da una raffica di mitragliatrice di un altro B-17 e il pilota fu costretto a lanciarsi. Raccolto dai soccorsi italiani, riprese a volare pochi giorni dopo. Drago avrebbe terminato la guerra con 16 vittorie confermate, di cui 9 su un MC-200 ed MC-202, e sarebbe poi diventato uno dei più decorati piloti italiani del conflitto. Ma come sappiamo tutti, l'8 settembre 1943 avvenne l'armistizio italiano, ma l'MC-200 Saetta proseguì comunque la sua carriera, adoperato da entrambe le fazioni. Nel sud Italia, sotto il controllo del Regno del Sud alleato degli anglo-americani, l'aeronautica co-belligerante italiana, la cosiddetta ACI, impiegò alcuni MC-200 in missioni di ricognizione e di attacco al suolo contro le retrovie tedesche, prevalentemente nel settore adriatico. Le prestazioni dell'aereo ormai erano obsolete rispetto agli ultimi caccia alleati e tedeschi, e ciò limitò l'impiego di questi aerei a compiti di seconda linea, mentre gli ultimi esemplari furono radiati nel 1945. Nel nord Italia, invece, sotto la Repubblica Sociale Italiana, il Saetta fu impiegato dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana, la cosiddetta ANR, per l'addestramento dei piloti in via di conversione sugli MC-202 e gli MC-205, ma non fu più impiegato operativamente in prima linea, se non in rare occasioni. Qualche esemplare fu catturato dai tedeschi e ceduto ai loro alleati croati, altri furono trovati alla fine della guerra nei depositi della Macchia e della Breda in attesa di riparazione o di demolizione. La fine di questo caccia fu in un certo senso silenziosa. Non ci fu l'ultimo volo glorioso, non ci fu l'ultimo combattimento. Gli ultimi esemplari furono semplicemente radiati e avviati alla demolizione, e la loro storia, come quella di tanti altri aerei italiani di quegli anni, fu in parte dimenticata. Soltanto negli anni 60, con la pubblicazione dei primi studi storici seri sulla Regia Aeronautica, il Saetta fu riscoperto e rivalutato. Ad oggi un unico MC-200 sopravvive. È conservato, restaurato e in esposizione presso il Museo Storica dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma. Ed è, come dire, l'ultimo testimone di una storia importante, fatta di ingegneria, di guerra, di piloti, di scelte industriali e politiche che, insieme, hanno disegnato un pezzo della storia italiana del Novecento. Ma passiamo ora alle valutazioni finali. Come possiamo considerare il Saetta alla luce di tutto ciò che abbiamo sentito? Beh, il giudizio storico sul Saetta non può essere univoco. Chi lo valuta soltanto in base alle prestazioni velocistiche lo giudicherà mediocre. Chi lo valuta invece in base alla maneggevolezza, alla robustezza, alla facilità di manutenzione e alle qualità acrobatiche lo giudicherà eccellente. E mi sento di dire che entrambi i giudizi sono, in parte ovviamente, corretti. Il Saetta fu un buon progetto, nato da una scuola progettuale di alto livello, ma fu penalizzato da scelte industriali e politiche, in particolare dalla scelta del motore radiale Fiat, che ne limitò le prestazioni, e dall'evoluzione rapidissima della guerra aerea, che rese obsolete questo e molte altre macchine progettate alla metà degli anni 30. Il ruolo storico di questa macchina, tuttavia, va oltre la valutazione tecnica. Il Saetta fu infatti il primo caccia italiano moderno, il primo monoplano ad ala bassa a carrello retrattile a entrare in servizio nella Regia Aeronautica, ed in questo senso rappresentò una tappa fondamentale nella modernizzazione dell'aviazione militare italiana. Chiuse infatti l'epoca del biplano e aprì, sebbene in modo non definitivo, quella del caccia moderno. Non dimentichiamoci inoltre che la sua cellula, in particolare, fu la base di partenza per lo sviluppo del più moderno MC-202 Folgore, che a sua volta diverrà l'MC-205 Veltro, due aerei che finalmente si dimostreranno competitivi, se comparati con la caccia alleata. E alla luce di queste considerazioni, questo mezzo va visto più come una tappa di transizione che come un vero e proprio fallimento a 360 gradi. Fu insomma il prodotto di un'industria, ovvero quella italiana, che negli anni 30 aveva raggiunto un livello tecnico buono ma non eccellente e che doveva fare i conti con i limiti strutturali, abbastanza difficili da superare nel breve periodo. Mi piace pensare quindi che Castoldi fece con questo Saetta il massimo che potesse fare con i mezzi a sua disposizione in quel periodo, e il risultato fu un aereo buono, robusto, maneggevole e che seppe servire la Regia Aeronautica su tutti i fronti per 4 anni di guerra, pur non in modo ovviamente eccellente. Chiedere di più ad un progetto del 1937, soprattutto in un'Italia che non disponeva né di un motore in linea di alta potenza né di una motoristica aeronautica matura, sarebbe stato abbastanza irrealistico secondo me. Il Saetta fu
fu semplicemente il caccia che l'Italia poteva costruire in quel determinato momento e che per 4 anni, sebbene, ripeto, non in modo eccezionale, volò. D'altronde meglio questo che un Breda B-Out 88 lince, no?